La settimana scorsa ho mostrato qualche esempio su come sintetizzare un semplice suono sulla Mod-X. E subito sono arrivati i messaggi: dai, che figata, approfondiamo. Ma poi perché spesso mi scrivete in privato? Boh. Comunque ho capito che l'argomento interessa, per cui lo riprenderò altre volte. E mi perdoneranno i sound designer esperti, ma qui è evidente che io mi rivolgo soprattutto a chi non ha confidenza con la sintesi del suono. Premetto che sono principi più o meno simili in tutti i synth di questo tipo, e quindi non solo su Mod-X e Montage. Io ho un Roland D50 da più di 35 anni. Ci ho programmato tanta bella roba, centinaia di bei suoni. Adesso con i synth moderni abbiamo a disposizione hardware, ma anche software più evoluti e performanti, ma i concetti di base restano quelli. E quindi su questo argomento spiegherò qualche dettaglio in più, ma senza esagerare, perché c'è davvero tanta roba. Ad ogni modo, una volta mostrato l'uso degli strumenti principali, poi tocca a voi spippolare sulla macchina, sperimentare suoni, sviluppare idee, eccetera. Cominciamo. Come già dovreste sapere, Mod-X e Montage organizzano i nostri suoni in blocchi chiamati performance. Su ogni performance abbiamo a disposizione fino a 8 parti, cioè sarebbero 16, ma possiamo suonare direttamente solo le prime 8, mentre le altre sono eventualmente utilizzate da dispositivi MIDI collegati, come computer o altre tastiere. Quindi abbiamo detto 8 parti al massimo, e ognuna di queste ha a disposizione 8 generatori, detti elementi, se è una parte di sintesi AVM, cioè basata su suoni campionati, oppure operatori, se è una parte di sintesi FM, cioè modulazione di frequenza. Possiamo distinguere facilmente AVM da FM anche dal colore delle schermate. Per il momento comunque direi di restare sul primo tipo di sintesi, che è il più semplice. Vi siete già persi nei menu? Calma, sappiamo sempre dove ci troviamo, basta guardare i bottoncini qui sotto o il percorso indicato qua su, e anche questi tab a sinistra che selezionano i sottomenu. Per navigare attraverso le varie schermate è importante conoscere tutti questi pulsantini. Dopo un po' diventerà uno schema familiare e orientarsi verrà più spontaneo. Usando i pulsantini quindi possiamo visualizzare i comandi della performance, quelli di una parte, quelli di ogni singolo elemento. Ad esempio, per la performance abbiamo il menu scene, visto nel mio primo video, una panoramica sui controller utilizzati, le impostazioni globali per arpeggio, motion sequencer, super knob e perfino registrazione audio o MIDI. Per ogni parte abbiamo i menu con parametri comuni a tutti i suoi elementi, come volume, dinamica della parte, mandata ai 2 effetti globali della performance, split, varie impostazioni MIDI, effetti A e B, arpeggio, controller e così via. Stavo pensando che forse dovrei dedicare un video agli effetti. Ok, poi ci sono menu e parametri specifici per ciascun elemento della parte. Ad esempio, per ognuno potremo scegliere la forma d'onda, l'intonazione, la zona di split, volume, risposta dinamica, pan, tipo di filtro, risonanza, frequenza di taglio, inviluppo dell'intonazione, del filtro, del volume, poi oscillatori a bassa frequenza, equalizzatore e in generale tutte le tipiche impostazioni di un classico sintetizzatore. Divertitevi a sperimentare, che è il modo migliore per imparare. Da qui possiamo vedere una panoramica degli 8 elementi che avevo già accennato in un altro video. Come avrete capito, ci troviamo davanti a migliaia di manopoline virtuali. Non possiamo certo capire tutto guardando un paio di video, anzi secondo me non basta neanche il manuale. Per questo motivo ho pensato che, fatta questa breve introduzione sui menu, per cominciare a capire il sintetizzatore è meglio esaminare 1 o 2 performance in ogni video, e dato che suono in parecchie band e ho programmato molto materiale, potrei partire appunto da quelle create da me, così le posso spiegare meglio.
Comincerei con qualcosa di basilare. Ecco, in questo brano dei Queen le tastiere sono abbastanza elementari. È una performance splittata, con solo due parti, strings a sinistra per strofa e ritornello, e synth sulla destra che si aggiunge poi nel bridge. Ne suono un pezzettino. Ok, andiamo a vedere com'è fatta la performance. Si era detto due parti splittate, strings a sinistra e synth a destra. Per chi non lo sapesse, il termine split si usa quando la tastiera è divisa in aree, con suoni diversi. Ogni parte della performance può quindi funzionare in una determinata area, delimitata da due tasti, inizio e fine, che sono i punti di split. Cambiando vista da qui, a seconda di dove tocco, è possibile vedere una mappa delle parti, ognuna con la sua area di tastiera, oppure una mappa degli elementi della parte selezionata, eccetera. Possiamo definire i punti di split indipendentemente per ogni parte. Basta cliccare qui, tasto di inizio e tasto di fine, e quella parte suonerà solo nell'area della tastiera compresa fra questi due punti. Quindi, volendo, le aree possono anche sovrapporsi. Se attivo questo pulsante, poi basta toccare il tasto desiderato per impostarlo come punto di split. Ma riprendiamo il discorso di prima. Per avvicinarmi al suono del brano ho innanzitutto scelto attentamente i campioni di ogni elemento e poi regolato filtri, inviluppi ed effetti vari. Sempre confrontando a orecchio col brano originale. I suoni di strings possono essere di strumenti acustici, soprattutto per l'attacco caratteristico degli archi, oppure sintetizzati. E ovviamente si possono anche usare insieme, come ho fatto qui. Per la parte di synth del bridge, inoltre, ho scelto un effetto flanger per rifarmi al sound originale, oltre a un modulatore ad anello che avevo impostato negli effetti globali della performance, effetti che ogni parte può sfruttare a piacimento. Ora vediamo una performance simile, che avevo preparato per un altro brano della stessa band. Vi faccio sentire un pezzo anche di questa. Anche qui vediamo un suono di strings a sinistra e un synth a destra, ma rispetto all'altra performance vi sarete accorti che gli strings hanno un sviluppo più morbido, cioè attacco e rilascio lenti, mentre quello del synth somiglia più a un pianoforte, attacco secco e rilascio veloce. Ascoltando bene l'originale, poi, si può notare come in mezzo agli strings si senta un pad tipo digitale. Io ho scelto questo perché nell'insieme si avvicinava molto al suono che volevo ottenere. Insomma, come ho detto altre volte, nella programmazione è importante allenare anche l'orecchio. Cioè, ok andare a smontare una performance complessa per vedere com'è fatta, ma anche imparare ad analizzare i suoni per riconoscerli e riprodurli. Ad esempio, ascoltare un suono e capire che tipo di strumento è, per cercarlo poi nella categoria giusta. Il passo successivo sarà identificare più strumenti che suonano insieme. Quindi, buon lavoro e alla prossima!